Come il cielo nutre l'uomo con i 5 soffi, così la terra nutre l'uomo con i 5 sapori. Mettetevi comodi, oggi si chiacchiera. Grazie per essere di nuovo qua con me su Mandor Lice. Se invece è il nostro primo incontro, io sono Stefania e ti do il benvenuto sul canale. Nell'ultimo video ci siamo salutati con un piatto coreano super colorato, il bibimbap, e oggi vorrei fare un piccolo passo in più insieme e andare oltre la ricetta. Quando sentiamo dire "noi siamo ciò che mangiamo", suona un po' come una frase fatta, ma in realtà è davvero così. Il nostro equilibrio, il nostro benessere, le nostre emozioni sono influenzate dall'energia dei cibi che ogni giorno portiamo in tavola. Avete sentito bene, energia. In medicina tradizionale cinese il cibo è energia ed è composto da diverse qualità, come una natura rinfrescante, una natura riscaldante, colori e sapori. Oggi, in particolar modo, ci concentreremo un pochettino di più sull'energia dei sapori, che sono 5. Questo perché il sapore, in medicina tradizionale cinese, è una forma di energia, di nutrimento. Infatti, un preciso sapore nutre un preciso organo, purché assunto in quantità moderate. Pensate che i 5 sapori sono stati documentati per la prima volta in Cina ben oltre 2000 anni fa, nel testo classico di medicina interna dell'imperatore giallo, attraverso l'osservazione degli effetti energetici di determinati cibi. Questo testo descrive in maniera molto dettagliata e sofisticata una rete di relazioni, un sistema che bilancia il corpo e che poi nel corso del tempo si è evoluto nella moderna medicina tradizionale cinese. Le fondamenta di questo testo sostengono che quando i 5 elementi, chiamati anche 5 fasi o 5 movimenti, sono perfettamente in equilibrio, noi stiamo benissimo. Al contrario, invece, quando un elemento non è ben bilanciato, ahimè, il malessere colpisce l'organo nel nostro organismo e tutto ciò a cui è correlato. Riprendendo il nostro coloratissimo bibimbap coreano, essendo stata anche la Corea, come tanti altri paesi asiatici, influenzata dalla cultura cinese, possiamo osservare come questo piatto, assemblato esattamente in questo modo, con questi colori e con questa precisa disposizione, rappresenti il perfetto equilibrio della natura e dell'uomo. Quali sono questi 5 elementi? Il primo elemento è il legno, rappresentato dal colore verde, seguito dal fuoco, rappresentato dal rosso. Troviamo poi il metallo con il colore bianco, successivamente l'acqua, rappresentata dal marrone, molto meglio se fosse stato nero. E infine abbiamo la terra di colore giallo che rappresenta il centro di tutto. In medicina tradizionale cinese ogni elemento corrisponde a diverse qualità della natura e dell'uomo e nel nostro specifico caso ci occuperemo unicamente dei 5 sapori in relazione ai cibi. I 5 sapori sono l'acido, l'amaro, il piccante, il salato e il dolce. Il sapore acido è associato al legno, rappresentato dal colore verde, e l'organo che ne trarrà beneficio sarà il fegato. Il sapore acido stimola la concentrazione e l'assorbimento ed è correlato ad un sapore accessorio, l'astringente. Ha quindi una funzione astringente in quanto trattiene i liquidi come il sangue e il sudore. Ne sono qualche esempio il limone, il kiwi, la mela, i pomodori. L'amaro è il sapore del fuoco, il colore associato è il rosso e l'organo che ne percepirà gli effetti sarà il cuore. È un sapore rassodante, svolge una funzione drenante e asciuga l'umidità. Ne sono un esempio il caffè, il tè, il radicchio, il basilico e il sedano.
Il sapore piccante è correlato al metallo. Il suo colore è il bianco e il suo organo è il polmone. È un sapore che disperde i ristagni e che stimola la sudorazione. Ci basta pensare a quando mangiamo un peperoncino che gli effetti del C si percepiscono nell'immediato, con calore e sudorazione. Inoltre, quando si viene colpiti da agenti esterni come freddo e vento, soprattutto d'inverno, tramite il sapore piccante è possibile tornare a star bene rimuovendo questi agenti dal nostro corpo. Ne sono un esempio lo zenzero, l'aglio, il peperoncino e la paprika. Il sapore salato è associato all'elemento acqua. Il colore è il nero e l'organo correlato sono i reni. Il salato ammorbidisce, scioglie le masse indurite, ha inoltre una funzione evacuante e calmante. Ne sono un esempio la salsa di soia, il sale e le alghe. Il dolce è il sapore che regola tutti gli altri quattro. Non a caso è il sapore della terra rappresentato dal colore giallo. È l'energia madre, il centro di tutto e non a caso è correlato alla milza, dove tutto viene accolto e infine tutto viene distribuito in maniera equa nel nostro organismo. Il sapore dolce ha una funzione nutriente ed è correlato ad un sapore aggiuntivo, l'insipido, con funzione umidificante. Quando si parla di sapore dolce si fa riferimento ai cereali, meglio ancora nella loro forma integrale. Qualche altro esempio sono la zucca e le mandorle. Abbiamo quindi visto che uno specifico sapore, assunto in quantità moderate, tonificherà l'organo associato. In caso di eccesso, invece, l'organo ne soffrirà. Se percepiamo un malessere, chiediamoci che cosa abbiamo mangiato, ma soprattutto che cosa desideriamo mangiare. Quando infatti il nostro corpo non è in equilibrio, il nostro organismo ci stimola a riequilibrarci, inviandoci messaggi di ogni genere. Quindi è importante ascoltare il nostro bisogno e appagare quella carenza di sapore, ricordandoci che è la quantità a fare la differenza. Questi 5 sapori, come del resto le altre qualità dell'uomo e della natura, sono classificati in 2 gruppi, Yin e Yang. Fatemi sapere se vi può interessare un video a riguardo. Siamo giunti al termine della nostra chiacchierata, molto semplificata, e mi auguro che mangiare bene e in modo consapevole vi porti anche a considerare l'energia dei sapori, ricordandoci di mangiare con moderazione, masticando a lungo, senza riempirci fino a scoppiare. Vi lascio con un detto giapponese, harahachibume, ovvero riempi lo stomaco solo all'80%. Grazie per il tuo tempo e alla prossima!